avevo sentito un'intervista di uno psicologo, quindi era abbastanza più pesante, però possiamo renderla un po' più leggera. Se dovesse cambiare qualcosa nella sua vita di adesso, cosa vorrebbe cambiare se esiste qualcosa, se c'è qualcosa? Mi piacerebbe cambiare la mia poca attitudine a ritagliarmi degli spazi di solitudine, di isolamento. Ho, per qualche motivo che non so se è circostanziale o perché faccio questo lavoro o perché temo un po' la solitudine, i motivi possono essere molti, ma mi capita raramente di avere dei momenti di isolamento e devo dire che questa pandemia, ad esempio, al netto della tragedia pesantissima che ha generato e quante ne genererà, perché insomma avrà delle conseguenze pazzesche sul fatto economico, sul fatto umano. Quindi questa pandemia che mi ha isolata mi ha fatto ricordare una nuance del mio carattere, che è quella di stare da sola, e stare da sola volentieri, nella quale mi ero scordata un po'. Io ero un adolescente molto solitaria e sono stata una donna, una quarantenne abbastanza solitaria, anche se vivevo a New York in quegli anni e quindi il mondo era molto fuori, no? Era molto centrifugo, era poco centripeto. Però avevo dei momenti che mi regalavo, come ci si regala un gelato quando si ha voglia di gelato, come ci si regala un vestito rosso quando si ha voglia di rosso. Mi regalavo questi momenti di solitudine che mi facevano così piacere, mi piacevano tantissimo, me ne ero dimenticata e tuttora me ne dimentico molto spesso. In questo momento della mia vita, per molti motivi, primo il lavoro, il primo il mio tipo di lavoro, quindi sono spesso nei teatri, spesso in giro per le televisioni, interviste, eccetera. Mi capita raramente di scegliere dei momenti di solitudine per me. Mi piacerebbe che cambiasse questa cosa, che tornasse a essere un'abitudine, ecco. Bello, bello. E quindi non è un cambiamento vero, è un riadattamento, diciamo. Sì, è sì, un riadattamento, un ritrovare una vecchia attitudine. Per me sarebbe adesso un cambiamento, perché è veramente molto difficile che io abbia 3 giorni in cui non mi squilla il telefono. Ieri ho contato, ho avuto 93 telefonate. Oh, Madonna. Ecco, a 20 non ho risposto. Guardi, allora, signora, io sarei qui a parlare con lei tutta la mia notte, perché poi per lei è giorno ancora. Che ore sono? Qua sono le 12:58. Ecco, qui invece le 18:58 da Hong Kong. Fa un'umidità, anche perché parlare con lei ho dovuto spegnere l'aria condizionata. Per parlare con lei ho dovuto spegnere l'aria condizionata, quindi non oso alzare. Ma cosa viene sottotitolato con gli ideogrammi? Forse, perché abbiamo un canale in Cina anche, però per adesso lo sottotitoleremo in inglese. Guardi, ho fatto questa intervista quasi solo per vedere i sottotitoli. Grazie, è molto carina, grazie. Mi permetto di scherzare con lei, che ci conosciamo da una vita e ci diamo questo stupidissimo lei quando invece per telefono ci diamo tutto. Va bene, Regina Foer, non abdichi, la lascio alle sue cose, che ne avrà tante, e io vado verso casa adesso. Grazie, a presto. Grazie Stefano, grazie infinite. Ciao. Se vi è piaciuto questo video, cliccate, sottoscrivete e lasciate commenti, è veramente importante. Ciao, alla prossima.